Tutti dovrebbero preparare questa pizza, per questa ragione l'ho chiamata pizza comoda, che più che comoda è davvero comodissima. Facciamolo insieme. Nell'impastatrice mettiamo l'acqua a temperatura ambiente, quindi non fredda ma neanche calda. Poi mettiamo il lievito, lo sbricioliamo un po' con le dita. Lo schiacciamo un po' con una forchetta e poi mettiamo la farina. Diamo una prima mescolata con la forchetta. Ora mettiamo il sale. Mettiamo il gancio e facciamo impastare per almeno un quarto d'ora. Stessa tempistica, stessi tempi, anche qualcosina in più se impastate a mano in una ciotola. Eccoci qui. Passati, io l'ho impastata per una ventina di minuti. Ora vediamo perché è comoda. Innanzitutto guardate, con questa quantità d'acqua non si attacca da nessuna parte, quindi alta idratazione che a me piace, però purtroppo non sempre funziona. Poi, come vedete, non ho preso neanche la spianatoia, ma un semplice tagliere. Divido in due l'impasto, formo velocemente le palline. Considerate che sono le 14, non ho mai impastato a quest'ora in vita mia, di solito sempre la mattina o il giorno prima. E questo impasto lieviterà tra le 5 e le 6 ore, quindi orario comodissimo se la fate di sabato, tornate dallo shopping oppure come purtroppo in questi giorni state a casa, magari fate due servizi, vi riposate un po' ed ecco che poi trovate la pizza lievitata. Perché è comodo ancora? Un altro motivo. Perché? Perché come vedete ho messo già un goccio d'olio che ho spennellato e l'ho spennellato nelle teglie, e quindi i due panetti lieviteranno, i due o quanti ne fate panetti, lieviteranno direttamente in teglia. Quindi nel pomeriggio vi fate quello che volete, potete già mettere a posto tutto. Stasera più tardi bisognerà soltanto stendere i panetti, quindi si fa tutto in teglia. Adesso facciamo, come vi ho detto poco fa, lievitare per 5-6 ore. Gli ingredienti che vi ho dato sono per due teglie del diametro di 30 cm, quindi diametro 30 cm. Adesso le metto in forno con la luce del forno accesa. Se non avete la possibilità di tenerle in forno, mettetele in un punto, magari ci mettete un plate o qualcosa in cui ci siano almeno 22-24 gradi. Comunque in estate è facile che ci siano, anzi è facilissimo che ce ne siano anche di più. In inverno è un po' più complicato. A più tardi. Dopo poco meno di 6 ore, ecco il risultato. Adesso mani pulite, con i polpastrelli andiamo a spingere dall'interno verso l'esterno, lasciando un po' di cornicione. Volendo ci possiamo bagnare i polpastrelli con dell'olio. Fatta la prima, faccio la seconda. Sempre dall'interno verso l'esterno. E ora salsa di pomodoro, che ho condito con un pizzico di sale e un goccio d'olio extravergine d'oliva.
faccio anche la seconda. Ora corro, metto giusto un goccio d'olio ad infornare. Il forno l'ho acceso e messo a 250 gradi in modalità statica già un quarto d'ora fa. Inforno le pizze, una sopra e una sotto chiaramente, e le inverto a metà cottura. Dovranno cuocere circa 25-30 minuti. 10 minuti prima della fine della cottura metto la mozzarella. Oggi però ho la scamorza. Semplice margherita, quindi scamorza. Se usate mozzarella o provola, ricordate di tagliarli prima, almeno un'oretta prima, e metterla a sgocciolare in uno scolapasta. Parmigiano reggiano grattugiato, un altro giro d'olio e inforniamo per un'altra decina di minuti. Devo assolutamente assaggiare con voi. Buonissima. Come avete visto, la pizza l'ho chiamata comoda questa pizza perché lievita in poche ore. La si fa quindi ad un orario in cui la cucina già è sporca, quindi se si è pranzato in casa ovviamente. E dicevo, poca lievitazione, 5-6 ore non sono tantissime, anche 5 ore e mezzo vanno bene, quindi vi trovate giusti per l'orario di cena. Altra cosa, lievita direttamente nelle teglie in maniera tale che dopo, come avete visto, 2 secondi e le estendete, e quindi poi, come avete visto, l'impasto è ad un'idratazione del 60%, per cui giusto, ma comunque anche molto molto gestibile. Fate questa pizza e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito!